Cosa succede quando finisce un amore? E soprattutto, in tanti mi chiedono, Domenico, superarlo o ricostruirlo? Ecco, io te lo spiego all'interno di questo video. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL ormai dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così ogni volta che pubblico nuovi video potrai vederli in anteprima. Ora, detto questo, entriamo subito nel vivo di questa dinamica che in realtà è quello che giornalmente ascolto di più, proprio quando finisce un amore, tutto ciò che ne deriva nelle persone che seguo giornalmente. Quindi parliamo in questo caso di emozioni. Quali sono le emozioni che si innescano quando finisce una relazione, quando si chiude una relazione? E soprattutto risponderò alla domanda: superarlo o ricostruirlo questo amore? Ecco, intanto le emozioni che insorgono quando finisce una relazione sono molteplici, sono veramente tante. Ecco perché è molto difficile, almeno nella prima fase, da soli superare una relazione, superare la fine di un amore. Perché? Tristezza per quello che è successo, rabbia per come è andata a finire, ansia per la paura del futuro e ancora frustrazione perché non si riesce a, a cercare di ricostruire il rapporto almeno in breve tempo per tornare subito felici come eravate prima. E ancora tante altre emozioni negative, dallo sconforto all'angoscia, quindi svegliarsi la mattina e sapere che l'altra persona non è più al tuo fianco. Ecco, sono veramente tante. Ora, capisci bene che sommando tutte queste emozioni ci si ritrova in uno stato alquanto negativo e tutto ciò, vuoi o non vuoi, non ti permette di affrontare con lucidità quella che è appunto la fine di una relazione e soprattutto capire se superarla, se impegnarti a superare questa relazione, quindi andare avanti, lasciare andare, oppure ricostruire quest'amore, quindi impegnarti nel giusto modo per cercare di riportare questa persona da te, questa persona che tanto ami. Ok? Ora cerchiamo di fare una distinzione nell'uno e nell'altro caso, quindi nel caso in cui tu volessi superarlo o ricostruirlo. Ok? Inizio subito con il primo caso. Ecco, qualora tu volessi superare la fine di una relazione, dovresti considerare che la prima cosa in assoluto da fare è riportare il rapporto tuo con l'altra persona in uno stato di armonia. Azzerare tutte le emozioni negative, tutte le sensazioni di tensione. Ok? Questo è il primo passaggio, sia che tu voglia superare la fine di una relazione, sia che tu voglia ricostruirla questa relazione. Quindi riportare tutto in uno stato di armonia. L'esempio che mi piace fare spesso è: immagina di ritrovarti ad acquistare un terreno, ok? Il proprietario arriva e ti dice: ok, ti do questo terreno, però c'è un po' di lavoro da fare, se vuoi coltivare delle cose magari te ne occupi tu. A quel punto ti trovi davanti al terreno e vedi tutta una serie di sterpaglie, di ferri, di pezzi di legno, di pezzi di albero, di foglie, eccetera, eccetera. La prima cosa che fai, cos'è? Prendi i pomodori, il seme del pomodoro e lo pianti tra un ferro e un pezzo di legno? Immagino di no, molto probabilmente. La prima cosa che farai è ripulire questo terreno. Quando l'avrai ripulito per bene, inizierai un attimo a smuovere la terra, che è il secondo step, ok? E poi via via a cercare di piantare quello che vuoi veder nascere. Per superare la fine di una relazione bisogna pensare come se in un certo senso volessi tu rivivere un amore nuovo con questa persona. Quindi prima di tutto vai ad azzerare ogni cosa. Riporti tutto in uno stato di neutralità, di armonia, di pace, di serenità. E capirai bene che discutendo, messaggi su messaggi, parlo con la mamma, parlo con la zia e l'amica,
e tutto quello che ne concerne, non arriverai da nessuna parte, perché questo terreno in realtà è come se tu lanciassi altre legna, altri pezzi di ferro, eccetera, eccetera. Quindi fai l'esatto opposto, inizia a ripulire il terreno, inizia ad entrare in uno stato di comprensione con lui o con lei, cioè con chi ti ha lasciato in questo caso. Inizia ad entrare in uno stato di comprensione. Ok, lo capisco, va bene, affronteremo tutto con calma, non ti preoccupare. Se non ti senti di andare avanti è giusto così, cerchiamo di affrontare tutto con calma. E poi tra un po' di tempo capiremo cosa fare. Questo è già il primo passo per entrare nella fase di superamento. Perché se anche tu volessi riconquistare questa persona, dovresti a prescindere superare la fine di un amore. Ok? Quindi, questa è la fase di superamento. Ok? Hai preso appunti? Perché ora ti spiego la fase di ricostruzione. Ok, una volta entrati nelle dinamiche del superamento, quindi ricostruito una certa armonia, una certa serenità tra di voi, ripulito il terreno, come abbiamo detto prima, si può pensare alla fase di ricostruzione, qualora sia possibile. Ecco, come attivare questa parte qui? In realtà è molto semplice, ma il 99,9% delle persone che seguo non lo comprende, ok? Si cerca sempre di riprendersi la relazione passata. Si cerca sempre di ricostruire l'amore vissuto. Si cerca sempre di riavere al proprio fianco la persona che è stata con noi 1 anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa. Invece il segreto è proprio quello di ricostruire un nuovo amore, come se incontrassi per la prima volta questa persona. È quello che fa la differenza. Purtroppo questo non viene compreso perché è accettabile, perché quando finisce una relazione la prima cosa che fai, la prima cosa che fa la testa, la nostra mente, la nostra memoria, è richiamare alcuni episodi passati. Quanto siamo stati bene quando siamo andati al Luna Park, che è stato bello quel Natale che eravamo tutti insieme, non passeremo più un Natale in quel modo. Quindi che succede? Questo ricollegarsi al passato ti mette nella condizione di vivere quelle emozioni negative di cui parlavamo all'inizio. Quindi il segreto è proprio quello di andare nella direzione opposta. Prendere proprio di polso la situazione, sempre ripeto, qualora sia stata completata la fase di superamento, ora c'è armonia tra di voi, puoi provare a ricostruire la relazione come se fosse un nuovo amore. Come se incontrassi questa persona da un giorno all'altro e dicessi: piacere, io mi chiamo Sara, piacere, io mi chiamo Francesco. Ok? Iniziare di nuovo da capo. È chiaro che l'altra persona in quel momento sta vivendo ancora nel passato, perché si è chiuso la relazione perché ci sono cose del passato che non vanno bene. Quale sarà la tua bravura? Quella di ripulire il terreno e portare l'altra persona a livello proprio visivo nella proiezione futura. Non è semplicissimo, io aiuto molte persone in questo e richiede un po' di tempo, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, per cercare proprio di ripopolare questa nuova relazione con tutta una serie di appunto nuove emozioni che ti riporteranno molto probabilmente la persona amata. Ok? Questo è quanto. Se ti fa piacere, ripeto, iscriviti al canale per seguire altri video come questo. Sul sito domenicoiapello.com ci sono tutta una serie di video gratuiti sul mondo della riconquista e della seduzione, oltre a tanti articoli di blog. Se ti fa piacere magari contattimi anche tramite il sito, vedrò se posso aiutare anche te. Ti abbraccio, ti ringrazio e alla prossima. Ciao!